Salve e benvenuti nel mio canale. Il mandrino del tuo trapano ormai è arrivato alla frutta, non funziona bene e quindi hai deciso di sostituirlo. Ma come si fa a sostituirlo? Te lo spiego in maniera molto semplice. Per prima cosa apri tutto il mandrino, così, in modo da poter vedere il fondo dove c'è una vite. Questa vite è una vite che si svita in senso orario ed è stretta molto forte, quindi consiglio di aggiungere qualche goccia d'olio e lasciarlo agire qualche minuto così da ammorbidire, così evitiamo che la punta del cacciavite scivoli sulla testa della vite e la rovini e poi sono problemi. Cominciamo a girare in senso orario. Ecco qui la vitina. Mi raccomando, non perdiamola perché non la sostituiamo facilmente. Adesso dobbiamo smontare il mandrino dall'albero motore. Ci serviremo di una chiave a brugola. Io ho preso una 10, la più grande che avevo. La infilo e cominciamo a serrare come se fosse una punta. Ci aiutiamo anche con la chiave con la chiavetta perché è importante che sia, scusate, sempre la gamma davanti, che sia ben serrata. Mi raccomando, questa operazione è sempre con la presa staccata, non ci serve energia elettrica per svitare. Adesso con un colpo di martello in senso antiorario dobbiamo dare un colpo deciso. Per questo ho stretto bene la brugola. Un colpo deciso e il mandrino dovrebbe svitarsi. Ecco fatto. Vedete? Si sta svitando dall'albero motore. Adesso avvitiamo il nuovo mandrino del tipo adatto al nostro trapano. Stringiamo a mano fino a quando non sentiamo ruotare anche il motore. Riprendiamo la brugola. La stringiamo. Questa volta il colpo lo dobbiamo dare dall'altro lato. Un colpo deciso per serrarlo. Ecco, è sufficiente. Svitiamo la brugola. Riposizioniamo la vite. Adesso questa la avvitiamo in senso antiorario. Ecco qui, il lavoro è finito. Sul mio trapano l'ho sostituito e adesso mi ritrovo con questo vecchio. Osservandolo attentamente mi sono chiesto, ma è possibile che questi mandrini siano inviolabili oppure si può smontare per fare manutenzione? Osservando attentamente ho notato quel poco che si muove che sembrano due corpi, la parte interna che forse è un tutt'uno con questo, no? Io non lo so dentro come è fatto, e questo guscio esterno che è sempre messo a pressione o saldato, non so di preciso. Adesso cercherò di aprirlo, se funziona, tanto di guadagnato. Lo afferrerò e colpirò qua. Questo è un guscio, ecco come è fatto, quindi si possono smontare.
Adesso, guardate lo sporco cosa ha combinato. Un macello. Adesso proverò a pulirlo e poi a vedere di rimontarlo, se non ho deformato qualcosa. Come al solito utilizzerò un pennello e un po', in questo caso ho preso del diluente nitro perché lo vedo molto sporco e ecco i pezzi ripuliti. Alla fine pensavo chissà come fosse composto un mandrino, in realtà è composto da pochissimi pezzi. Praticamente ha un corpo, quella martellata, ha un corpo unico che viene lavorato per mettere queste pinze che bloccano le punte, non questo lato, questa è la parte che blocca la punta. Ce ne sono tre. Poi ha questo anello che io pensavo di aver rotto, in realtà è, da quello che mi pare di capire, è proprio fatto così, viene stampato insieme, costruito in un unico pezzo e poi lungo queste linee viene fratturato di proposito in modo da poterlo assemblare così. E questa è quella famosa ghiera che blocca il tutto. Speriamo che riesco a rimontarlo, ma vediamo. Adesso proverò a rimontare i vari componenti. Dopo averli accuratamente ripuliti, ecco, questo scende la prima pinza fino a sotto. Una seconda. Mettiamo la terza. Ecco qui. Questo è con le ganascette allineate. Ecco qua come si collega perfettamente. Ecco perché viene rotto, altrimenti come potrebbe essere inserito. Adesso provo stringendo le due parti a girare e guardate come va morbido. Forse non mi è venuto preciso l'allineamento della pinza, ma è solo una questione di allineamento. Adesso devo rimontare questo. Forse è il caso di mettere qualche goccia d'olio, così scorre meglio. Adesso, essendo stato pulito col diluente, è molto asciutto. Ora bisognerà far ricalzare bene questa cosa che, se come lo mettono in fabbrica, sicuramente con una pressa, ma io agirò con un martellone di gomma. Chissà come va. Quasi bene. È entrato perfettamente. Ecco, praticamente ho recuperato il mandrino. Adesso lo vado a provare sul trapano per vedere se funziona realmente. Sembra funzionare molto bene. Quindi ho recuperato questo mandrino che era spacciato. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale, metti un like e condividi. Se ti piacciono i contenuti del mio canale, puoi fare anche una piccola donazione seguendo il link in descrizione. Grazie.